Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi vorrei rispondere ad una domanda che spesso mi sento porre nella mia pratica clinica. Come faccio a capire se la mia relazione di coppia è solida e funzionerà veramente? Insomma, quali sono i segnali ai quali devo porre attenzione nella mia relazione per capire se tutto è ok e quindi se la mia relazione è destinata a durare? Scopriamolo insieme. In una relazione spesso succede di chiedersi: ma questa è la storia d'amore della mia vita o è una relazione destinata a finire? Insomma, la mia relazione di coppia è sana e destinata a durare? Vediamo insieme quali sono, a mio avviso, gli 8 ingredienti che fanno di una storia stabile e quindi destinata a durare nel tempo. Sì, magari con qualche imprevisto o qualche scossone, perché niente e nessuno è perfetto, ma quali sono le caratteristiche, le basi che rendono una storia veramente solida? Ecco, ci sono alcuni concetti chiave o dei valori che nella mia esperienza clinica definiscono e caratterizzano una coppia sana e destinata a durare nel tempo. Sono questi. Prima di tutto, la fiducia. Come puoi avere una relazione duratura con qualcuno di cui non ti fidi? Certo, un po' di gelosia può esserci, ma alla base di una buona relazione bisogna essere certi dell'affidabilità del partner. Questa affidabilità ovviamente non solo rispetto al guardarsi intorno per vedere se ci sono altri partner disponibili, ma vuol dire anche sapere che nel momento del bisogno il nostro partner ci sarà e potremo contare su di lui. Il rispetto poi è alla base di ogni amore, che sia sano. E non riguarda solo il rispetto che si dovrebbe ad ogni persona, cioè il comportarsi in maniera civile ed educata, ma anche la capacità di rispettare la personalità del partner, che può essere diversa dalla tua, ma non per questo meno importante. Diciamo che in una coppia sana si rispettano le differenze reciproche. Se pretendi di cambiare le opinioni del tuo partner o il partner cerca di cambiare le tue per allinearle alle proprie, non state vivendo una relazione sana e destinata a durare. Il rispetto reciproco implica ovviamente anche il rispettare le emozioni dell'altro e il suo modo di vedere le situazioni, che può essere sì diverso dal tuo, ma non per questo sbagliato o da correggere. Al rispetto poi si deve associare l'empatia, perché senza empatia non si andrà molto lontano. La stima è soprattutto il dare valore all'altro. Sei contento perché esiste e sta con te, cerchi e ascolti i suoi consigli e l'altro fa lo stesso per te. Un partner infatti che ti scredita, che sottolinea la tua inadeguatezza, che magari cerca di porre in risalto un divario culturale che esiste tra di voi e non chiede mai la tua opinione, e se la chiede poi la ridicolizza, deve metterti in allarme. Non stai purtroppo vivendo una relazione sana. Il dialogo invece implica la possibilità di parlare liberamente, esprimere una propria opinione senza sentirsi giudicati, ma vuol dire anche ascoltare ed essere ascoltati ed accettati. Una coppia nella quale non esista un dialogo, ma un dialogo vero di condivisione, non superficiale e approssimativo, è una coppia che non durerà, perché è preclusa la possibilità di migliorare nel tempo, perché non c'è un reale scambio con l'altro. Lo spazio. Non si può e non si dovrebbe stare attaccati 24 ore su 24. Dovresti evitare di fonderti nell'altro e dovresti conservare un tuo spazio personale nei momenti che siano solo tuoi. Anche se avere un proprio spazio non vuol dire escludere l'altro, ma riaffermarsi come individuo e non divenire dipendente, coltivando qualche passione personale o un hobby solo tuo, per esempio, per poi rendere ovviamente partecipe il tuo partner con i racconti delle tue esperienze, così che stare insieme sia una scelta
e non un'abitudine. La crescita. Questo è un argomento molto importante. La crescita è in qualche modo anche connessa con l'avere dei propri spazi. Il rapporto di coppia sano è quello quando i partner nel tempo crescono e migliorano anche come singoli individui, che poi porteranno tutto questo miglioramento nella coppia, e la coppia migliora tanto quanto migliorano coloro che la compongono. Vediamo ora insieme l'equilibrio. Il raggiungimento e il mantenimento dell'equilibrio in una coppia è un processo dinamico che richiede aggiustamenti anche frequenti ed è un processo che permette al legame di coppia di mantenersi stabile. Tutto questo però richiede di non rimanere intrappolati in schemi rigidi che definiscono i ruoli all'interno della coppia, ma di mantenere una certa dinamicità nello scambiarseli a seconda delle situazioni o condizioni. Ultimo ingrediente, ma in effetti non proprio ultimo, è l'intimità. Una coppia sana e duratura, e quindi una coppia felice, è una coppia che ha un buon livello di intimità. Quando l'intimità si ferma, attenzione, perché è un campanello d'allarme. Qualcosa nella nostra relazione purtroppo non sta andando per il verso giusto. Come vedi, sono almeno 8 gli elementi che fanno di una coppia stabile, duratura e sana, e quindi felice e costruttiva. Ricapitolando: la fiducia, il rispetto, la stima, il dialogo, lo spazio, la crescita, l'equilibrio e l'intimità. Ora, fermati un attimo e analizza la tua vita e il tuo rapporto di coppia. Noti qualche mancanza? C'è qualcosa che non va per il verso giusto? Niente paura, in un rapporto le cose si possono aggiustare e migliorare. Nei prossimi video ti mostrerò come fare per migliorare il tuo rapporto di coppia, a seconda di quali siano le problematiche che ti troverai ad affrontare. Anzi, se vuoi, puoi farmi una richiesta specifica inserendola in un commento qui sotto. Mi farà davvero piacere aiutarti o darti il mio consiglio. Ciao, a presto!